In questa lezione vi insegnerò a dipingere flora e fauna ad acquerello. Se siete interessati alla lezione integrale, potete richiederla cliccando sul primo link in descrizione. Innanzitutto dovete procurarvi della carta per acquerello abbastanza spessa, 2 bicchieri di acqua e dei pennelli, se avete pennelli per acquerello, quelli bombatine o altre tipologie di pennelli, il mascheramento fluido e poi si inizia subito con bagnare la superficie del foglio, proprio perché voglio creare degli effetti morbidi. Ho proceduto anche a bagnare la mia tavolozza riattivando i colori con uno spruzzino. Poi, dopo che ho messo l'acqua sul foglio di carta, intervengo aggiungendo per caricamento altri colori. Poi vado subito a fare quella che è la casina che accoglie gli uccellini e il ramo, le cose diciamo che stanno sotto al mio dipinto e che stanno dietro, quindi le cose che io vedo con mezzi toni, vale a dire non usando colori già il chiaroscuro, si arriva al chiaroscuro logicamente passando dai mezzi toni e poi aggiungendo per caricamento il colore. Poi inizio a mettere un po' di ombre. Messe queste ombre, una volta appunto già preparato logicamente il disegno preparatorio, vado a fare anche tutte le cose che stanno dietro, come per esempio le foglie, continuerò poi i rami e poi andrò a disegnare anche i fiori. Il posto degli uccellini è appunto sul ramo. Devo avere ben chiare già le idee e quindi lasciare salvaguardare i bianchi, soprattutto se non uso il mascheramento. A questo punto vado a fare questa sorta di ranuncoli sul rosa, mettendo un colore carminio diluito molto con acqua e in alcuni punti invece rintensifico sia i verdi delle foglie sia i ranuncoli mettendo il carminio più puro. Poi in ultimo andrò a fare proprio il dettaglio degli uccellini. Rinforzo anche poi il colore del cielo. Gli uccellini parto dalle ali, il corpicino degli uccellini e poi piano piano stesso discorso. Logicamente qui sto lavorando non bagnato su bagnato ma bagnato su asciutto. Il colore diciamo è diluito in acqua, però la carta è asciutta. I dettagli che faccio sempre più minuti devono essere fatti sempre con una tecnica più asciutta, quindi lavorando anche asciutto su asciutto e poi vado a fare tutte quelle che sono un po' le rifiniture, tutti i dettagli più minuti e rintervengo su tutti i passaggi, su tutti i colori che avevo già messo, rafforzando, intensificando magari anche i rami o aggiungendo dettagli alle foglie, proprio perché così chiaroscurando sempre più verrà fuori l'effetto di volume del mio dipinto disegno. Le linee le faccio aiutandomi con la mano appoggiata diciamo affinché possano venire più diritte e a questo punto il dipinto è praticamente finito. Grazie per avermi seguita.